Buongiorno a tutti. Ciao Kimi, ti saluto e ti parlo come se fossi tuo amico, ma invece sono solo un tuo tifoso. Non so quanto ti possa interessare, anzi, da quanto ti abbia visto e osservato per anni, se tu vedessi questo video al massimo mi risponderesti con un stile Mons 2018 quando facesti la pole più veloce di sempre fino a quel momento. Ma il mio cuore dice che devo dedicarti questo video e che è il minimo che io possa fare per le gioie e le risate che mi hai regalato. Ricordo una scena in famiglia nel 2006, quando avevo appena iniziato a guardare la Formula 1 e Michael Schumacher aveva appena annunciato il ritiro. Per gli appassionati italiani di Formula 1 fu un colpo durissimo, ma mai quanto lo è stato per me l'annuncio di qualche settimana fa del tuo di ritiro. Mio padre disse: arrivo al suo posto Raikkonen. E chi è? Risposi. Fu lì che sentii il tuo nome per la prima volta. Avrei reagito così con chiunque. All'epoca conoscevo solo il campione tedesco e forse Fernando Alonso, il suo rivale, e Felipe Massa, lato ferrarista di allora. È forte, secondo me può fare bene, concluse papà. Ci vide lungo. Infatti non avevo idea del fenomeno che sei stato in McLaren dal 2002 al 2006. Andai a documentarmi e rimasi sbalordito. Sei stato più vicino a battere Schumi dal 2000 al 2004, con una macchina rimasta costantemente inaffidabile durante tutta la tua militanza in McLaren, che ti ha dato l'occasione di poter vincere altri 2 titoli nel 2003 e nel 2005. Purtroppo non possiamo riscrivere la storia con i se e con i ma, cosa che mai ti ho sentito dichiarare nelle interviste, come alcuni tuoi colleghi o altri sportivi fanno. Aspetti politici e lamentele non ti hanno mai sfiorato, ed è questo uno dei tuoi mantra che ti ha caratterizzato nel corso della tua carriera: concentrarsi sempre su ciò che avverrà, il più grande insegnamento da cui tutti noi dobbiamo trarre. L'anno dopo, 2007, vincesti il titolo iridato per un punto su Alonso e Lewis Hamilton, entrambi proprio della tua ex scuderia, la McLaren, nella rimonta a lungo termine più bella della storia di questo sport. E pensandoci meglio, la realtà mi va bene così. È proprio grazie a quell'unico titolo in Ferrari che io sono stato, sono e sarò sempre tuo tifoso. Kimi Raikkonen, le ultime curve che lo portano verso il titolo iridato, un titolo iridato a piloti che sembrava non più alla portata del finlandese della Ferrari e che invece in questo straordinario Gran Premio del Brasile la Ferrari ha ampiamente meritato. Kimi Raikkonen, ultime curve sulla sopraelevata prima del traguardo, Kimi Raikkonen bandiera a scacchi, vince Kimi Raikkonen il Gran Premio del Brasile ed è campione del mondo. Kimi Raikkonen sul Ferrari vince il titolo iridato 2007. Da quel momento cominciai a sostenerti con tutto me stesso, anche contro il tuo compagno di scuderia Massa se necessario. In Francia nel 2008 eri saldamente al comando, ma ti accadde un problema e dovesti rallentare e far sopraggiungere Felipe, che andò a vincere, con te in seconda posizione. Doppietta Ferrari, dovrei esserne rimasto felice? No, stavo per piangere. Oppure negli ultimi giri del pazzo Gran Premio del Brasile 2008, quando fecero vedere la classifica in tempo reale con Massa primo e Hamilton secondo, io invece esclamai: guardate anche Raikkonen che torna terzo in classifica, anche se in quel momento non interessava a nessuno. Quando tornasti in Formula 1 nel 2012 con la Lotus, sebbene ero contento dopo una vittoria targata Ferrari, ho tifato sempre per te di nascosto, proprio come sto facendo ora, negli ultimi 2 anni in Alfa Romeo. Dal 2008 hai vinto solo 6 gare e l'ultima, a distanza di 5 anni dalla precedente, fu l'unica nella tua seconda esperienza in Ferrari. Anche se statisticamente hai vinto meno di altri campioni recenti della Formula 1 quali Hamilton, Alonso e Sebastian Vettel, a me non importa, e sono sicuro che anche per te è così, perché non ti è mai interessato di quello che pensano giornalisti ed esperti, ed è uno degli infiniti tratti della tua immensa personalità.
Kimi Raikkonen non significa solo essere l'ultimo campione del mondo ai Ferrari per almeno 15 anni, aver conquistato più di 100 podi, essere il secondo pilota più amato dai ferraristi dietro solo a Schumacher in un sondaggio del 2017, ma soprattutto significa che sai rispondere agli ingegneri frasi come Just leave me alone, I know what to do. Yes. You don't have to remind them to check it. It's no fucking late now, fuck's sake. Steering wheel, claps and steering wheel here. Hey, steering wheel, somebody tell him to give it to me. Come on, move! rispondere con freddezza quando fai la pole, come già detto a Monza 2018. Vincere senza poi fare salti di gioia o espressioni felici sul podio come tutti gli altri fanno. Andare nel tuo yacht invece che nel paddock dopo un ritiro a Monaco mentre eri in seconda posizione. Rispondere ai giornalisti a monosillabi o con una singola e breve frase. Why crash? Why not? I spun. It's gonna be hot. Far diventare virale e divertente quel tuo quando cominci a rispondere alle loro domande. E tutto questo senza farti odiare e perfino a renderti uno dei piloti più amati di sempre. Solo recentemente che hai dichiarato il tuo ritiro dalle corse mi sono reso conto di quanto tempo sia passato e di come io stia piano piano crescendo e invecchiando. Anche se avendoti guardato per anni, posso dire di averlo fatto attraverso i tuoi ricordi. Ti chiamano Iceman, dicono che sei freddo, ma negli ultimi anni si è visto quanto sai essere simpatico con Sebastian e con il tuo ultimo compagno di scuderia Antonio Giovinazzi, nei contenuti speciali che Formula 1, Ferrari, Alfa Romeo e non solo hanno pubblicato su YouTube. Quando mi sento arrabbiato o giù di morale per qualche strana ragione, cerco un video in cui ci sei tu, anche se dovessi riguardarlo per la 1000ª volta. In conclusione, mi sento di dirti, proprio come il tuo modo di comunicare, qualcosa di breve, ma di enorme significato. Kiitos, Kimi. Come se non bastasse, il Covid ha colpito anche te, come se anche lui ti avesse voluto. Questo ti ha fatto saltare Monza e vuol dire che non ho avuto l'occasione anche solo di vederti sfrecciare per l'ultima volta dal vivo nel mio paese. Pazienza, tutto quello che hai fatto mi basta e avanza. Ancora una volta, grazie infinite di tutto, Kimi.